Eccoci qua per la seconda parte, signori, procediamo con i lavori. Allora, abbiamo montato la cabina con la sedia, il volante, con i vari comandini per muovere virtualmente per finta, ok? Poi abbiamo stampato questo pezzo qua, dove andranno tre pistoni, uno centrale che andrà qua sotto e due laterali che andranno uno qua e uno qua. Ho messo questo e via. Qui ho avuto un po' di problemi perché avevo paura che si staccasse, ma con tre pistoni questo non si muove neanche se arriva il terremoto. Ci allontaniamo e vediamo che è veramente grosso. Cioè, questa è la mia mano, ragazzi, è immenso. Dall'altra parte, per adesso abbiamo messo questa parte qui. Andremo a prendere questi e se il mio coso non sbaglia dovrebbe fare una cosa del genere. Penso che sia così, penso che non lo so come va messo. Comunque questo qua penso che vada messo in questo modo, forse così, ma non mi tornano i conti. Guardalo bene dall'alto la foto come è messo e lui, come ho capito, farà una cosa del genere, mi sembra. Sicuramente cosa fa? Penso che questa parte qui interna, adesso sto stampando pian piano i pezzettini, rimanga libera, spero libera per tutta la parte idraulica o elettronica, perché qui fino a qua ho un pezzo intero, per cui dovrei avere la fortuna di avere questo libero, speriamo. Poi ho scoperto che lì vanno due ingranaggi, uno lì e uno qui, dove faremo girare la torretta. Per essere video insieme, io continuo a stampare e vado avanti, che è un bel caos. A tra poco. Facevo il video fuori, ho scoperto che si era impallato. No, che è successo? Sicuramente si è incollata lì, non riusciva più a staccarsi, ma per fortuna abbiamo ripreso a lavorare. Stampi i pezzi e perdi i pezzi, complimenti. Allora, non capisco per una pippa dove va montato questo. L'unico modo sarebbe questo, da sistemare con le viti che lo fissano, e dovrebbe stare così. Ma in tutte le foto non c'è, vabbè. Mo sto stampando questo e vediamo un po' avanti la situazione. Qui dove in teoria vanno i pistoni elettrici o idraulici che si siano, e gli ho messo anche un po' di superata che se reggono. Qui invece ce l'ho fatta anche perché c'è una vitina, per cui qui andranno le sospensioni per le ruote e di conseguenza ho più resistenza, perché sicuramente questa deve essere una stampa unica, ma magari non ci stava, non so perché l'hanno fatto così. Comunque sto notando che alcune parti, anche se... Ah, ecco, l'ho ristampato questo, l'ho verniciato, l'ho messo, per cui tutti e due li abbiamo entrambi sistemati, che seguendo le sue istruzioni di riempimento e in alcuni punti avendo il dubbio e mettendone un po' di più di riempimento, boh, devo vedere un po' se ce la farà andare bene a leggere tutto. Speriamo. L'altra cosa che mi fa paura è che avrò tutto il peso nell'accoppiamento dei due ingranaggi, che spero che siano perfettamente resistenti. D'altra parte, cioè tutto il peso sarà messo qui e di là. Porca miseria. Perché forse va messo così. Non chiedimi il perché. Non lo so. Nasconderà le viti? Forse. Proviamoci. Finalmente ho trovato la posizione. Yeah! Allora abbiamo finito di stampare questa coppia di serbatoio Keeper Esto. Qui dovrò darle un tocco di vernice, ok? Sotto sono aperti, per cui eventualmente potrò usarli se mi serve per mettere eventualmente elettronica e altro. Adesso continuiamo a attaccare altri due pezzi. Adesso ho messo qui su questa bomboletta penzolante, abbiamo messo i supporti laterali 1 e 1 2, e adesso aspettiamo, che sto stampando altre cose per quello. Di conseguenza vuoi sarà un attimo, per me sarà tanto tempo, ancora devo migliorare con la stampa 3D, certamente. L'altra cosa, complimenti alla bomboletta, stessa bomboletta, colore diverso, sono veramente felice. A entrambi ho messo la base bianca, sappiatelo bene, per cui non è che ho fatto così la cavo di cane. Base bianca per dare più vita al colore, che il giallo naturalmente è un colore molto delicato a colorare, per cui là la differenza. Vabbè, adesso andiamo così, non mi interessa niente, vado avanti col progetto e vediamo un po' come va la situation. Quest'oggi stampato lui,
unito questi due pezzi già stampati, già verniciati, in ombra, ma non si vede, qua c'è la scritta 924 verniciata, e già dato un po' il bianco a un pannello laterale che andrà verso il fondo vicino al pezzo finale. Sto stampando, lo chiamo così, il serbatoio qua centrale, poi c'è quel pezzo che avete visto qua dietro, e poi dovrò stampare tutta questa parte finale gigantesca. Poi quando ho le linee sistemerò lui e l'altro pezzo che va qui, e poi qui andrà la copertura sopra. Ma quando vedete il progetto sopra il computer sembra piccolino, ma quando si comincia a realizzare, porca miseria, viene una bestia. Abbiamo in stampa il retro gigantesco. Avete visto nella clip precedente, sto stampando il retro. Adesso devo fissare questo, lo chiamano serbatoio, ok, da mettere qua vicino a lui. Poi avvitare questo qua in questa posizione. Il programma mi diceva che ci metteva circa 1 giorno e 5 ore, per cui calcoliamo, siamo neanche a metà, per cui ci andrà ancora un po', e inserirò questo. Dopo di ciò stampiamo le parti sopra, e che adesso valuterò come sistemare, perché ho capito che tutta questa parte qua, per fortuna, sarà la parte dove potrò mettere tutta l'elettronica, tutto ciò che mi serve, o eventualmente tutta l'idraulica, ma siamo sempre incerti, ok? Non vorrei spendere l'ira di Dio se non viene come dico io, ok? Adesso sto valutando con un ragazzo tutti i vari pezzi da inserire, perché abbiamo veramente tanti pistoni da inserire, per cui abbiamo 2-3 qui, ok? Poi ne abbiamo uno qui, uno che va qua sotto, e dovremmo essere 1, 2 e 3, 5 pistoni solo per il braccio. Poi dovremo avere 2 pistoni per far muovere gli stabilizzatori dietro, 2 pistoni per far muovere la lama qui davanti. Detto ciò, avete capito quanta roba c'è da inserire, veramente tantissima. Però lo spazio dovremmo avercelo, ok? In teoria qua potrei far uscire i cavi, speriamo che mi basti. Vabbè, che alla fine qua dovranno uscire molti meno cavi, e vabbè, si deve valutare strada facendo. Quando in mano i pezzi posso valutare come andare avanti. Mi dispiace che alcuni punti la vernice si stia togliendo. L'altra bomboletta faceva schifo, questa qua veramente ha il colore che volevo io. Purtroppo solamente l'altra non so che cavolo era, stesso, boh, vabbè, non lo so, non importa. Però se nota che qua mi ha dato un po' di colore più chiaro. Va bene, la prossima volta, se dovrò fare un progetto del genere, acquisterò, se li trovo, i filamenti che dico io, del colore che mi servono. Così non devo colorare, non devo verniciare, stampo e il colore già fatto. Purtroppo lui è incollato come lui, non servono viti, bensì lui sì, anche lui le viti devo metterle, ma noto qui una leggera apertura, per cui anche se lo alzo così vado ad alzare lo spazio qua. Preferisco che rimanga sotto qua preciso, e qua, a meno che gli do un po' di stucco e poi un po' di una verniciatina per eliminare questo spazio tremendo, perché è veramente brutto. Qua per fortuna è stato precisissimo. Il mega sedere è stato montato, avevo un errore di circa 1 millimetro, ma risolto avvitando al suo interno. Adesso ho colorato la scritta, ma c'è la scritta, il numero e il comignolo. Per montarla aspetto che asciughi bene, che voglio cercare di centrarla nel migliore modo possibile. Poi sto stampando la griglia qua, ok? Adesso devo togliermi questo per magari mi crea problemi. E a fine stampa della griglia poi c'era la parte sopra del coprimotore, così potrò sistemare lui e lui per terminare, tra virgolette, almeno questa parte qua, ok? Diciamo che quasi, bugia, manca la bena. Passatemi questo errore, cavolo, sono troppo spostato in là, porca miseria. Rende, ma non mi piace, cioè doveva essere leggermente più in qua. Vabbè, porco giù, adesso vediamo se toglierlo e rifarlo un attimino, mi sa di sì. Per fortuna ce l'ho fatta a correggerlo, meno male, va. C'era proprio schifo. Perfetto, perfetto. Cominciamo a dargli un po' un nome, dargli una posizione, dargli una grandezza.